Ce l'hai? Sì, sì. Davvero? Sì, sì. Notizie qua. Beh, adesso sono curioso. Guarda, Penalty. penalty Fantastico. 22 febbraio 11:04. Fantastico. Destra, sinistra. Anch'o destra e dove l'altro Alireza destra, 2 volte destra. Beh, fantastico. Ma Bentornati nel salotto di AS Roma Podcast. Oggi con noi c'è il ragazzo che probabilmente giovedì vi ha fatto perdere la voce. Ciao Miles Vilar. ciao, Benvenuto. grazie. Come stai? Bene. Bene? Una buona settimana? Sì. Abbastanza buona. Bella. Hai appena fatto allenamento? Sì, abbiamo finito adesso. Ok. Hai fatto i rigori stamattina? No. No, adesso per un po' non li fai più. No. Ok. No, magari ci avevi preso gusto. No, tranquillo. No. Oggi non c'era bisogno. No. Prossima volta poi si ricomincia. Da quanti giorni prima si comincia a fare i rigori? Quando hai magari un turno di coppa? Noi lo abbiamo fatto un giorno prima. Un giorno prima, basta quello. Ne fai un po', 10, 20. A volte i ragazzi fanno dopo l'allenamento 2-3, sai. Per provare loro i rigori. Sì. Certo. Vabbè, noi comunque per ora stiamo a posto. Senti, giovedì è stata una notte incredibile per noi, immagino anche per te. Ci sono tante immagini bellissime di quella notte, ce n'è una forse che è già entrata una piccola parte nella storia della Roma, che è la tua corsa verso la curva sud. Non so se la possiamo... Ecco, questa qui. Ci avevi pensato prima? Ti è venuto in quel momento? Beh, non lo so, non ho pensato, non era qualcosa che ho pensato di fare, era solo in quel momento lo sentivo e l'ho fatto. Era semplice, era quello che ho sentito in quel momento, era fare quello. L'ho fatto. Bello. Sono molto felice che l'ho fatto, anche perché rimanerà sempre nella tua mia memoria. testa, nella mia memoria. Anche nella nostra. È molto bello. Molto bello. È stato emozionante, bello. proprio. Sì, molto. È stato bello quel momento quando ha segnato Nicola Zalewski, perché nessuno sapeva più dove correre. Prima prima sono andati tutti verso di lui, poi a un certo punto hanno visto che tu andavi di là, allora vi siete separati e poi sono venuti tutti sotto la curva sud. Sì. Quanto è stato bello abbracciarsi tutti dietro la curva sud. Mamma mia. Persone che gridavano. Bello. Quando ci penso mi metto un smile così. Bello, l'ho visto troppe volte in questi 2 giorni. Vabbè, è giusto, è un premio per il lavoro, no? No, giusto, ma di oggi voglio anche mettere il focus sulla partita di lunedì, perché è importantissima. Assolutamente. È importantissimo. Ne parliamo adesso nell'intervista, poi lo togliamo pure dai No, video, del telefono, togliamo tutto. No, rimanerà sempre qua. Questo Quello non lo toglie nessuno. No, nessuno. Senti, quante ore hai dormito la notte fra giovedì e venerdì? No, sono andato a casa, ho visto la partita un'altra volta. Tutta? Sì, tutta, e dopo ho visto le highlights di tutte le altre partite di Europa League, Conference League, e dopo alle 5:30 fino all'8 e basta. Ok, vabbè, sono notti così. Tra l'altro c'è stato un altro momento che ti volevo far vedere, ti volevo chiedere, perché subito prima dei rigori c'è il mister Daniele De Rossi che ti chiama e ti dice qualcosa. E ti ricordi che ti ha detto qui? Di che cosa ti ha parlato? Non te lo ricordi più? Perché a me dal gesto, se lo possiamo rivedere, dal gesto mi sembra... Sì, mi ha detto attenzione che guardano il VAR. Sembrava quello. Mi ha detto questo. A tenere i piedi sulla linea. Sì, attenzione che guarda. Sì, mi ha detto questo. Ok. Mi ha detto attenzione perché vanno al VAR. Ogni rigore vanno al VAR. E tu sei stato attento. I piedi. Sì. I piedi non li hai mai mossi. No, ma sempre ci pensi. Quando ho parato il primo ho pensato forse non ho fatto, forse dai.
Dopo Poi vedi che passa qualche secondo. qualche secondo e va bene, dopo sì. È andata. Sì. È andata. Tu hai detto che avevi studiato i rigoristi, che ti eri segnato delle note sul telefono, questa cosa. Giusto. Qua. Ce l'hai? Sì. Davvero? Sì. Notizie, qua. Beh, adesso sono curioso. Guarda, Penalty. penalty Fantastico. 22 febbraio 11:04. Fantastico. Destra, sinistra. Anco, destra, dove l'altro, Alireza, destra, 2 volte destra. Beh, fantastico. Ma Giusto, te li ricordavi tutti? abbastanza, sì. L'hai riguardati prima l'ultima volta quando l'hai guardato quello? No, solo la mattina. Solo la mattina Sì, e poi la ce mattina l'avevi? basta, sì. Fantastico. Beh, ha funzionato. Fallo sempre. Testa. Vabbè, ma hai fregato perché io ti volevo dire che c'avevamo noi il tuo telefono con degli hacker, l'avevamo trovato il tuo telefono. Erano questi gli no. Perché a destra... No, non ero. Però se fossero stati anche questi, andavano bene. No, meglio i tuoi. Questo era un feeling. Ok. Ma Meglio i tuoi. Senti, ce li riguardiamo un po' insieme questi rigori, ti va? vai, So che li hai visti poche volte. L'ultima questa settimana, bravo, l'ultima volta insieme. Questo è guardiamo solo quelli. Qui piedi giusti, tutto giusto. E ma hai detto hai avuto un pochino il dubbio sui piedi? Sempre, guarda il piede sinistro. Ok. Vediamo anche questo. Lui, fra l'altro, era entrato apposta per tirare il rigore. Sì. E non ti è venuto. Quindi non ti è mai venuto in mente di cambiare perché l'avevi già parato a destra? Magari hai pensato lui cambia. No. Sei rimasto sugli appunti che avevi. No, prima dei rigori anche Asmun mi ha detto lui destra sicuro. Ok. Destra, mezza altezza, sicuro. Io ho detto lo so. Io sono andato là, sicuro, ha detto. Ottimo. Bravo Sardar. Quindi, bravo Sardar. Bravo tu, però bravo anche Sardar. Bravo tutti. Bravi tutti. E poi l'ultimo l'avevi quasi preso. Sì. Qua. Io volevo andare a destra un'altra volta, ma lui si è fermato. Ok. Io pensavo che lui mi guardava, ma non mi guardava. È andato sì. di là. Perché pensavi che te lo Io tirassi. volevo andare a destra 100%, dopo si è fermato, in quel momento l'ho perso, sai. Hai perso. Vabbè, però. Vabbè. 2 basta. Per questa volta 2 basta. Stavolta 2 basta. Senti, vabbè, giovedì grande gioia. Venerdì col sorteggio già, insomma, ci ha aiutato a rientrare perché il Brighton sarà un avversario durissimo. Tu la guardi un po' la Premier League? Sì, tantissimo. Io guardo tanto il calcio, Premier League, Serie A, tutte. Loro sono forti. No, sono fortissimi. È un avversario tosto. Sarà difficile, ma io proprio credo in questa squadra. Io ho il feeling che noi possiamo andare lontani, che possiamo fare qualcosa di speciale. Bello. Mi dai fiducia pure a me. Saranno 2 belle partite. No, sicuro. Siamo 2 squadre che giocano bene. Sì, anche le partite europee in questo stadio sono sempre speciali, no? Diverse. Sì, poi questa era pienissimo perché c'eravamo solo noi, non c'erano i tifosi avversari. Bellissimo. Io poche volte ho sentito un urlo così forte come è stato giovedì questo. Bello. Bello. Ti faccio vedere un'altra foto. Credo che tu ricordi bene di quando è. Questa foto è del 2017. Purtroppo sì. Adesso tu dici purtroppo, raccontiamo. No, era bello. È il tuo esordio in Champions League col Benfica, giusto? Sì, giusto. E tu fai una bella partita con un errore. Sì. Ok? Fai un errore perché eri giovane, è quello che succede. Sì, errori tutti lo fanno, no?
l'importante poi è quello che fai dopo. Sì, giusto. E tu, insomma, a fine partita ho visto anche un pezzo di un video, Lukaku ti parla molto. Lui giocava col Manchester United, ovviamente, e ti viene a dire, mi sembra che ti stesse incoraggiando. Sì, no? sì, giusto. Mi stava dicendo quello che mi ricordo, tipo, sì, tutti, perché noi abbiamo giocato a Anderlecht, non insieme perché lui già stava in prima squadra e io ero giovane. Ok. Ma mi stava dicendo che tutti in Belgio non ci credevano e che era una cosa bellissima e grande che ho fatto esordio in Champions. Sì, era bello da parte di lui, no? E mi ha fatto pensare perché poi giovedì ho visto un'altra foto che ci assomiglia tanto a quella e stavolta diciamo, sì. feeling un po' diverso, era lui che era sollevato per quello che avevi fatto tu, no? Sì, bello, eh? Però Bello. Che storie che ci dà il calcio dopo tanti anni, Visto? di nuovo voi due. Ah sì, visto? Prima... Strano, eh? Strano, beh. Strano. 7 anni dopo, mai pensavo che in questo momento sì. Bellissimo, bellissimo. E tra l'altro tu, sempre contro lo United, nell'altra partita, poi sei diventato il portiere più giovane a parare un rigore in Champions League. Sì. Vero? Sì, è vero. È vero, Quindi- ma anche... Eccolo. Sempre a destra. Ma anche in questa partita Matic aveva tirato aveva tirato da lontano sul palo e dopo sulla schiena mia e dentro la porta. Ero anche il più giovane di fare un autogol. Vabbè, più giovane di tutti. Sì. più giovane di tutto. Senti, io cercando video con il tuo cognome abbiamo trovato delle altre parate di rigori, però non sei tu. No. Ho trovato un altro Svilar che para in una partita di Coppa delle Coppe Giusto, 3 rigori. Giusto 3. Quindi non c'hai il record di famiglia. Mi ha ricordato questo 2 giorni fa, io ho parato 3, ha detto. Quindi adesso devi... Quindi devo parare 4. Bisogna puntare a quello. Senti, mi racconti un pochino com'è stato crescere con un papà portiere importante? Bello, ho lavorato anche con lui tante volte quando ero più giovane, quando lui poteva calciare di più perché adesso ha 73 anni. Ma era bello, sai, dopo una partita quando avevo fatto un errore o qualcosa che a lui non piaceva, dopo mi dicevano così, era così, dopo io piangiavo. Tante volte erano cose così, ma adesso sono felice che avevo un papà che poteva insegnarmi tante cose, no? È stato un maestro. Sì. Uno dei tuoi maestri, penso. Sì, il più grande per me, no? Sì. Hai avuto altri modelli, anche se non ci hai lavorato insieme, altri portieri che mentre crescevi li guardavi e dicevi io un sogno di diventare così? Quali sono stati? Magari 2 o 3 portieri? Sì, avevo 2 o 3. Neuer mi piaceva sempre molto. Mi piaceva anche prima Cech Sì? a Chelsea. Il mio più grande idolo era Casillas. Beh, grandi. Era Casillas, sempre. Bei modelli. Sì. Bei modelli. Vabbè, se vuoi diventare come uno di loro, per noi va bene. Lo spero. C'è Spero di poter diventare qua. C'è tempo, c'è ancora tempo. Senti, tu sei arrivato qui a Roma, hai giocato poco, eri dietro un portiere d'esperienza forte come Rui, però io che insomma un pochino seguo un po' la vita della squadra, ti ho sempre visto, anche l'anno scorso, sempre sereno, tranquillo, non ti ho mai visto triste per questa situazione, No. anche perché mi sembra che tu hai sempre avuto il supporto della squadra, della dirigenza, della proprietà, cioè tutti ti hanno fatto capire che il tuo momento forse sarebbe arrivato. Sì, credo
credo anche in questo e ho anche sempre avuto il feeling, quello feeling che tutti ci credevano, che il primo ero io, Sì. devo credere sempre e lavorare sempre. Io penso che l'ho fatto anche, e lo farò fino all'ultimo perché sono così. Ma sentivo anche il sostegno della proprietà del presidente, tutta la squadra ha sentito anche la stessa cosa e anche Ryan che è stato con noi in pullman verso il stadio. L'ho visto, siete arrivati tutti, siete scesi tutti insieme Sì, dal pullman. È già, stato bello. qualche volta. Sì? E, per una partita così grande e così speciale, penso che è un gesto bellissimo da parte di lui anche. E, sì, alla fine è bello vedere. Io ho visto anche a Frosinone, ero vicino alla panchina nostra e vedevo che ogni volta che tu giocavi la palla, anche dopo che hai fatto più di una parata bellissima, altri interventi importanti, il primo che si alzava in piedi ad applaudire era Rui. E questa è stata proprio una cosa bella, mi ha fatto proprio felice. Ma è un uomo bello, è un uomo. Parlo con lui, parliamo portoghese, quindi è più facile di parlare con lui. Parlavo con lui dall'inizio perché era un preparatore anche portoghese, parlavamo molto tra di noi. E, sì, è un uomo bravo, è vero. Bello, no? Cioè, lo immagino, lo so, però poi vederlo Sì. è stato anche a fine partita ho visto che è venuto subito da te. Sì. Avete... Ma abbiamo una relazione buona, anche quando lui gioca, anche io l'ho fatto. Fai il tifo per lui? Sì, faccio il tifo per lui, sì. Faccio il tifo per la squadra, no? Certo, giusto. Sei romanista. Sì. Giusto. Senti, più difficile la parata di Frosinone su Solé o i rigori? Sulle più difficile. Perché? Perché questa è non è un riflesso da vicino, ma è una reazione. Questo un rigore vai là, sì, non è 50-50, dopo devi avere anche la spinta, Certo. ma è più facile parare un rigore che un tiro da 20-25 metri. Sul rigore sei anche più pronto mentalmente. Lì forse eri anche un po' coperto all'inizio. Sì, non ho visto la palla partire, ma dopo È andata. È andata. È andata. Va bene, allora ti sto per liberare, però prima di liberarti chi passa da qui deve fare una cosa. Se ti giri, quella è la cosa che ha fatto Baldanzi l'ultima volta che è venuto. E devi disegnare il lupetto. Allora, lo puoi guardare. Ce l'ho qui, guarda. Sono scarsissimo in questo. Pure lui. No, più scarso. Ce l'hai pure qui, guarda, se lo vuoi guardare. Allora ti dico il trucco che ha detto la persona che lo ha disegnato, che si chiamava Piero Gratton, il designer che lo ha fatto. Lui diceva, devi iniziare dalle orecchie. Inizia da una delle orecchie. Puoi guardarlo tutto il tempo. Mamma mia. Questo, poi alla fine mi dici se è più difficile questo o la parata su Solé. Io intanto guardo i tatuaggi che c'hai sulle mani. Sì, ma Patience, giusto. E tu ce l'hai avuta. Vabbè, no, non ti voglio distrarre, vai, tu lavora. Secondo me sei bravo. Sì. Sembra un pezzettino per volta. E poi ti prepari per andare verso su, no? Questa è la punta dell'orecchio, Sì. Da lì riscendi.
Esatto. Lo devi chiudere questo sarebbe qua. Quindi così. Lo chiudi, sì, dai. L'occhio. Ma è buono. Ottimo, è la prima volta che lo fai. Prima volta. Bravo. Bellissimo. Ottimo. Lo devi autografare, autografo, così attacchiamo anche questo. Mamma mia, Baldanzi, scarso. Io a lui gli avevo detto che era stato bravo, però poi quando l'ho rivisto, bellissimo, dai, ha fatto un grande lavoro. Ottimo. Questo lo... Bello? È bello. Oh, dai. Sei portare? No, questo... se poi ti faccio una foto. Te lo lascio, però dai, ottimo lavoro. Senti, siccome è importante che tu non ti siedi troppo sui tuoi successi, la cosa più importante da fare è avere sempre i riflessi. Bravissimo, bravissimo. Non ti sei montato la testa. Mille, grazie. Grazie a voi. Grazie di essere stato qui e vabbè, ti aspettiamo sul campo. Facciamo il tifo per te e per tutti quanti. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao.